Quante volte ci si trova a voler cambiare qualcosa, ma niente, si finisce sempre al punto di partenza. Beh, in questa analisi cerchiamo di capire proprio questo, quali sono le ragioni nascoste che ci tengono bloccati. Insomma, perché il vero cambiamento, quello profondo, a volte sembra una missione impossibile, nonostante tutti i nostri sforzi. Allora, partiamo subito con una frase forte, che però colpisce nel segno. Fa riflettere, no? Questa idea di essere in una specie di loop, di rivivere sempre la stessa giornata, la stessa settimana, anno dopo anno. È una sensazione di immobilità, che purtroppo è molto, molto comune. E quindi eccoci alla domanda da $1.000.000. Si prova a svoltare, a cambiare marcia, ma è come se ci fosse un muro invisibile che ci respinge indietro. Ecco, oggi l'obiettivo è capire perché questo muro esiste e soprattutto da cosa è fatto. Ok, iniziamo a esplorare quello che possiamo chiamare il ciclo del cambiamento mancato, una vera e propria trappola in cui cadiamo quasi tutti. E questo schema è incredibilmente familiare, vero? Si comprano libri, si guardano video, si inizia una nuova dieta, la meditazione. Arrivano anche delle intuizioni, dei momenti "ah" in cui si pensa «ecco, ho capito». Insomma, si accumulano un sacco di informazioni, di teorie, ma poi, alla fine della fiera, la vita resta praticamente la stessa. E qui c'è il primo grande malinteso. La tendenza è pensare che il problema sia la strategia. Ah, forse dovrei provare un'altra dieta, forse questa tecnica di meditazione non fa per me. Ma la fonte che stiamo analizzando suggerisce una cosa diversa. Il problema non è la strategia, è qualcosa di molto, molto più profondo. Adesso vediamo un approccio che è super comune, ma che, come vedremo, è totalmente controproducente. È l'idea di dover ingaggiare una specie di guerra contro una parte di sé. Quante volte si sentono frasi così? Bisogna conquistare la procrastinazione, sconfiggere la pigrizia. Si parla di queste parti di noi come se fossero dei nemici da abbattere. O ancora peggio, distruggere le cattive abitudini, cioè l'idea è proprio quella di annientare un pezzo di sé. Ma se ci si ferma un attimo a pensare, c'è qualcosa che non torna. Il punto è proprio questo. Se si combatte una guerra contro se stessi, chi vince? È un gioco a somma zero perché si è contemporaneamente l'attaccante e l'attaccato. Questo approccio non fa altro che creare un conflitto interno enorme, che di fatto blocca ogni possibilità di cambiamento reale. E allora passiamo al concetto chiave di tutta questa analisi. L'idea fondamentale è che il punto non è cosa si fa, ma come lo si fa. Esistono, diciamo, due energie, due atteggiamenti di fondo con cui si possono affrontare le cose. Questa slide lo spiega benissimo. Da una parte abbiamo quella che possiamo chiamare l'energia ombra. È fatta di rifiuto, di giudizio, di critica, di fretta ed è, senza che ce ne rendiamo conto, l'energia con cui la maggior parte di noi opera. Dall'altra invece c'è l'energia dell'accettazione. Compassione, pazienza, fiducia, curiosità. Un mondo completamente diverso. E questo, attenzione, è il punto che cambia tutto. Si può avere la strategia migliore del mondo, la dieta più efficace, la routine più studiata, ma se queste cose vengono applicate con un'energia di autogiudizio, di rifiuto, di lotta, falliranno. Sempre, perché si sta solo rinforzando lo stesso problema che si vorrebbe risolvere. Ok, ma perché questa energia di accettazione è così potente? La risposta, e questo è affascinante, arriva direttamente dalle neuroscienze, da come funziona il nostro cervello. Prima di tutto, una parola chiave: neuroplasticità. Che cos'è? In parole povere, è la capacità del nostro cervello di cambiare, di creare nuove connessioni, di ricablarsi letteralmente. È il meccanismo biologico che sta alla base di qualsiasi apprendimento o cambiamento. Ed ecco la regola numero 1, non si scappa. Il cervello non attiva questa sua straordinaria capacità di cambiare se il sistema nervoso è in allarme, se percepisce un pericolo, se non si sente al sicuro. La sicurezza non è un optional, è la condizione necessaria. Questo processo spiega praticamente tutto. Le nostre cosiddette cattive abitudini molto spesso non sono altro che vecchie difese, meccanismi di protezione che abbiamo creato in passato, in momenti in cui non ci sentivamo al sicuro. Se oggi le attacchiamo con giudizio e critica, il nostro sistema nervoso le interpreta come un'altra minaccia e cosa fa? Le rinforza. L'unico modo per farle allentare è creare un senso di sicurezza interna, per fargli capire che quel pericolo non c'è più. Ok, e quindi, cosa significa tutto questo nella pratica, nella vita di tutti i giorni?
arriviamo al sodo. Il vero cambiamento, quindi, non inizia con un'azione esterna, non inizia con una nuova cosa da fare, inizia con un cambiamento interno nel modo di relazionarsi con se stessi. La domanda da porsi non è quale nuova abitudine devo iniziare, ma piuttosto come posso guardarmi con un po' più di accettazione e un po' meno di giudizio. E cosa vuol dire in concreto? Beh, significa guardare a quella parte di sé che procrastina e invece di insultarla, chiederle con curiosità: «Ehi, di cosa hai paura? Cosa stai cercando di evitare?» Significa trattare un'abitudine che non ci piace con un po' di comprensione, chiedendosi: «A cosa servi?» È un passaggio fondamentale, dall'autocritica distruttiva alla comprensione. C'è questa frase famosissima che riassume tutto alla perfezione. Più si fa resistenza a qualcosa dentro di noi, più la si combatte e più quella cosa diventa forte, persiste. La resistenza, in pratica, alimenta il problema. L'accettazione, al contrario, gli toglie potere e apre la porta alla vera trasformazione. E questo ci porta a un ultimo pensiero, un paradosso su cui vale la pena riflettere. E se il vero segreto per sbloccarsi non fosse lottare più duramente, ma, al contrario, smettere completamente di lottare? Se fosse accettare con compassione esattamente il punto in cui ci si trova, proprio adesso? Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.